Bentornati nella soffitta di Pippo, il nostro angolo del cuore dove si rispolverano miti, icone e desideri che hanno segnato un'epoca. E oggi, amici soffittari, ci tuffiamo in una storia a fumetti che ha fatto battere molti cuori e accendere parecchie fantasie. Sì, perché oggi parliamo del fumetto ispirato alla più leggendaria delle dive italiane, Moana Pozzi. Tra il 1987 e il 1989 uscì in edicola una serie dal titolo evocativo Moana, conosciuta anche come Moana Phone, una collana di albi illustrati dedicati a una versione fantastica e sensuale della bellissima Moana, pubblicata da Edizioni Produzione Periodici in collaborazione con Diva Futura, l'agenzia guidata da Riccardo Schicchi. In tutto vennero pubblicati circa 15 numeri, che conquistarono in poco tempo il pubblico italiano e poi, grazie al successo, anche quello internazionale. Sì, perché questo fumetto, come la sua protagonista, fu tradotto e distribuito in Francia, Spagna, Croazia, Stati Uniti, ovunque ci fosse voglia di storie fuori dagli schemi. Ma chi era la Moana del fumetto? Una versione romanzata e fantasiosa di lei, certo, ma pienamente ispirata alla sua immagine pubblica. Affascinante, libera, decisa, mai banale. Nel fumetto, Moana è una sorta di viaggiatrice, una ragazza affascinante che lavora al telefono, ma con un tocco magico. Riesce a raggiungere fisicamente chi la chiama, viaggiando tra i cavi delle linee telefoniche. Una vata narrativa curiosa che mescola leggerezza, fantasia e un pizzico di mistero. Ogni albo raccontava una nuova avventura, una telefonata, una richiesta, una storia da vivere. Il tono era sempre malizioso ma ironico, leggero e giocoso. Le situazioni erano originali, mai ripetitive, con ambientazioni diverse e colpi di scena fantasiosi. Un mix tra racconto sensuale e commedia disegnata, dove il piacere stava nel lasciarsi andare. Con stile. A dare vita a queste pagine furono alcuni dei migliori nomi del fumetto italiano. Luigi Piccatto, Mauro Laurenti, Rossano Rossi, Fabio Valdambrini, Giovanni Romanini, Germano Bonazzi, Massimo Pesce, Mario Gianni e persino Bruno Brindisi, che pochi anni dopo sarebbe diventato uno dei volti simbolo di Dylan Dog. Le copertine, firmate da grandi artisti come Emanuele Taglietti, maestro indiscusso della pittura illustrata in stile sensuale. Lo stile grafico era curatissimo. Moana era riconoscibilissima, con quel viso magnetico, i lunghi capelli biondi, lo sguardo da diva consapevole. E in ogni vignetta traspariva quel mix di dolcezza e audacia che l'aveva resa un simbolo di libertà e autenticità. Il successo fu immediato, i primi numeri andarono esauriti e vennero poi raccolti in edizioni speciali come la collezione Moana. Negli Stati Uniti la serie fu pubblicata da Eros Comics con il titolo Lud Moana in formato antologico. Ma più che un semplice fumetto per adulti, questa serie fu una celebrazione della femminilità libera e consapevole, costruita su un personaggio che univa bellezza, intelligenza e ironia. E anche se le storie giocavano con la sensualità, non mancavano mai rispetto, leggerezza e creatività. Moana non era una figura passiva, era protagonista assoluta, guida e regina di un mondo dove il piacere e la fantasia si tenevano per mano. Dietro questo progetto si nascondeva una visione più ampia. Riccardo Schicchi aveva già lanciato con successo fumetti dedicati a Cicciolina e a Ramba e stava valutando in quel periodo anche una serie per Petra Scharbach, altra protagonista del periodo. Moana fu però quella che colpì di più. Il suo personaggio funzionava anche sulla carta. Era icona, musa e in qualche modo confidente immaginaria per un pubblico che la adorava. Oggi gli albi di Moana Sexy Phone sono delle vere cicche da collezione. Ma più un oggetto raro sono una finestra su un'epoca dove anche la fantasia sapeva usare, con eleganza. Un fumetto che raccontava una donna e attraverso di lei un'idea di libertà e desiderio narrato con rispetto e gioco. E allora, miei cari soffittari, se vi è piaciuto questo viaggio tra matite, corpi e immaginazione, lasciate un like, iscrivetevi alla soffitta e fateci sapere nei commenti. Quale altra protagonista di carta e di fascino volete che esploriamo nel prossimo episodio? Alla prossima e ricordate, certe voci, anche se disegnate, non si dimenticano mai.